Salve a tutti, oggi volevo farvi vedere la mia strozzatrice che mi sono autocostruito e vediamola nei dettagli. E questi sono tutti i pezzi che compongono la strozzatrice. E sono partito dalla struttura, che è un trafilato di 20x40 pieno, e chiaramente ho usato questo perché lo posso pinzare nella mia torretta, e ci ho poi attaccato un'altra piastra di ferro per poter supportare il riduttore con la sua sede bella pari, e notare soprattutto qui la parte dove andrà attaccato il mozzo, che l'ho tutto scanalato praticamente. Si dovrebbe vedere bene così, sì, per avere un centraggio perfetto e togliere ogni imprecisione. Ci vanno 4 viti sul retro, una brugola, dovrebbe diventare bello solidale. Andiamo a vedere il resto. Questo è il mozzo, qui ci sono i due pernine per fermare in asse l'albero, 1 e 1, 2. È una bella misura, è un 45x130 mi ricordo. Dentro ci sono 2 bronzine lunghe 40 mm, sia di qua che di là. Ho fatto qui gli oliatori perché penso di usare olio e non il grasso. Chiaramente l'oliatore è comunicante con la parte interna, e nella parte interna, non so se si riesce a vedere, ci sono 2 scanalature proprio centrali che fanno da distributore per l'olio. Ecco lì, chiaramente sono in coincidenza del foro, sia di qua che di qua, quindi mettendo l'olio lì per scorrimento se lo trascina dietro, se lo trascina. E possiamo anche montarlo questo qui. Questo va messo dentro così. Da questa parte una, due, tre, 4. Adesso gli diamo un tirotto così, dopo andiamo poi a bloccarlo bene dopo in un secondo momento. Ecco, come vedete, questo si incastra perfettamente lì dentro, questo si appoggia perfettamente lì, e di conseguenza non può muoversi, non può vibrare, non può fare altro che stare lì, fermo lì. Questo è il suo perno che ci va dentro, è un 25 con la testa allargata, con la scanalatura per i 2 grani di 8 mm, grano di 10, ma chiaramente tornito a 10 nel codino. E questo andrà messo dentro così, è precisissimo, quindi non c'è un millesimo di tolleranza. Questo andrà messo dentro così,
andrà poi tirato, quando è posto andrà tirato al punto giusto. In coda a questo ho fatto questo per poter fissare alla biella. Adesso lo mettiamo solo così, la funzione dimostrativa. Dopo andrò a rivedere il tutto, andrò a rivedere i posizionamenti precisi. Comunque più o meno andrà così, più o meno. Poi ho preso un riduttore che è un 10:1 praticamente, che questo va montato, c'è la possibilità di montarlo sia così, con trapano in coda, o anche così, per stare più contenuto negli spazi, e così. Andiamo a montarlo così per adesso. Naturalmente la sede è centrata perfettamente, quindi va a pacco col telaio. A questo possiamo aggiungere questo adesso, con la sua chiavetta. Con il suo bullone di coda. Dopo stringiamo bene nel secondo momento, e chiaramente questo fa girare tutto il movimento, e poi chiaramente ci va questa biella, che la parte qua l'ho fatta io, col cuscinetto interno, chiaramente, l'alberino, e questa invece è la testina che avevo, una testina con la bronzina, oscillante, così mi permette anche un qualche movimento anomalo. Di qua va dentro col perno. Adesso tolgo. Ok, va dentro così, va dentro. Ok, e dalla parte di qua va fermato con questo, con lo suo spessore dietro, chiaramente. Questo chiaramente si centra perfettamente lì. Mettiamolo qui nel 50. Anche volevo fare vedere anche un'altra cosa. Qui naturalmente ho fatto 5 posizioni, c'è la 70, che è la corsa, praticamente si riferisce alla corsa, la corsa di 70, 60, 50, 40 e 30.
Adesso la mettiamo nella corsa 50. E voilà. Ed ecco che prende il movimento, prende qui chiaramente attaccandoci un trappanino. Dopo vediamo quale trapano attaccare. Vediamo che il movimento è perfetto, mi sembra anche ben bilanciato come distanza di biella e come resto. Poi ci ho fatto questo accessorio qui che va a prendere la testa dei trapani, che è una misura universale praticamente. Anche qui c'è la sua sede chiaramente, che va dentro, centrata qui, perché qui c'è la sede, questa qui praticamente. Anche questo posso rivolgerlo dove voglio, ma la mettiamo facciale, la mettiamo frontale così. E anche qui ci vanno tutti i bolloncini per fermarla. Adesso me ne metto solo due così provvisori. E voilà. C'è praticamente il trapano va dentro e da qui lo stringo, da qui. E diventa, qui l'ho voluto fare, non so se si vede, sì, dell'amerino abbastanza sottile, volutamente sottile, e poi rinforzato solo in testa chiaramente, proprio per lasciare un attimo di oscillazione per il trapano, perché i trapani, la presa del mandrino sappiamo tutti che non è perfettamente centrata, e quell'attimo di oscillazione non può fargli altro che bene, per non disfare soprattutto il cuscinetto che c'è in testa al trapano, diciamo. E è tutto qui. Dopo qui la fine c'è anche questa viene a piastra che andrà messa qui in coda. Adesso vi faccio vedere anche questa, va messa in questo senso, qui e qui. Ok, questa qui l'ho messa perché chiaramente quando questo qui spinge, che va avanti, dà una bella spinta indietro alla torretta del trapano, alla traversa, al carrello centrale e tutto il quanto, e i nostri torni, che non sono chiaramente torni industriali, magari non sono molto contenti, e per quello ho fatto con la piastra qui, con questo qui è diciamo a uso tampone, che va dentro nella testa mobile del tornio e spinge qui attorno, così se cambia posizione rimane sempre in appoggio, rimane, e questo mi aiuta a fare del controspinta per la spinta che lui influisce sul mandrino, aiuta un po' tutto il sistema, diciamo, aiuta. È fondamentale secondo me in un torno piccolo hobbistico. Poi ci sono tutte le punte, questa per adesso è la più grossa, dopo ne farò altre, questa è la 6 e va dentro direttamente qui, è precisissimo, infatti non va giù perché bisogna aspettare che si sfoghi l'aria, va giù 3,5 cm, 4, quindi una bella presa. Vediamo. Sì, 4 cm, 40 mm va giù, quindi una bella presa importante. Ho messo tanti grani per non dover fare delle tacchette precise che poi si mangia tutto. È meglio avere tanti grani che stringono meno,
per avere un'ottima tenuta ugualmente e senza rovinare gli stili. Ho fatto questo che è quella di 5, dimagrita appena un pochino qui. Faccio vedere questo calibro, che quello là è un po' rovinato. Questo c'è uno stelo di 14,5 e c'ha la punta di 5. Invece questo che è più piccolo, che ho fatto, che questo qui non so se si riesce a vedere, ma vedete che il coltello lì, l'utensile, viene fuori dritto a un perno frasato, appunto per sfruttare il massimo diametro possibile. Allora questo qui è quello che userò a partire dal 12 mm di interno. Già con 12 mm posso entrare e fare una fresatura di 4 mm. Lui si appoggia qui, mi rinforza anche, fra l'altro fa anche da spinta all'utensilino che è abbastanza piccolo con questo coltello, quindi abbastanza delicato, e sfrutto al massimo il diametro, diciamo. Dal 12 mm si può cominciare a lavorare praticamente, dal 12 mm. Quei coltelli qua naturalmente li ho fatti io, se vi faccio vedere, me ne smonto uno. Li ho fatti con la mia affilatrice, che magari potete andare a vedere nel canale, nel mio canale, perché con la mia affilatrice è veramente eccezionale. Allora, il coltello che chiaramente lavora pari al piano. Questo piano serve per appoggiare il grano. Il grano mi tiene pari perfettamente questo coltello. Il coltello è fatto alla perfezione. Questo è un 5 mm. Lo scarico appena leggermente inclinato. Si riesce a vedere, speriamo. È scavato di qua e scavato di là. A me piace lavorare con dei pezzi rotondi perché lavorano meglio, hanno una sede più precisa. Il pezzo quadrato non si riesce a farlo proprio preciso, perfetto. Invece questo si appoggia perfettamente, poi chiaramente col 7 per esempio ci ho ricavato l'utensile di 5. Vuole sempre un po' più grande per poter avere un certo gioco di lavoro. Se si riesce a vedere. Chiaramente con l'uso del mio filatore e del divisore le parti sono perfettamente geometriche e non sbagliano di un grado, non sbagliano. Perfetto. E adesso possiamo anche andarlo a vedere al lavoro. Ecco, adesso ho messo su la strozzatrice, tutto centrato, e andiamo a accostare la testa mobile a uso tampone. Non importa che spinga molto, l'importante è che mi eviti il rinculo. Ho messo su questo trapano piccolo, vediamo se ce la fa, se no eventualmente cambiamo trapano, non c'è mica problema. Un po' di olietto e cominciamo. Possiamo cominciare.
direi che sta lavorando molto bene, direi. Diamo un'occhiatina, vediamo. Diamo un'occhiatina. Il metallo è un 5,45. Qui è rimasto 2,50, quindi abbiamo già tolto praticamente 3 mm in direi un minuto e mezzo forse. Direi che andiamo mica bene, molto di più. Io direi che possiamo smontare tutto per vedere come siamo andati. A me sembra che andiamo bene. Adesso noi non abbiamo nessun pezzo di lavorazione da fare, quello era solo una prova, quindi tanto per capire come. E smontiamo il pezzo, vediamo come è venuto, vediamo. I truccioli sono dei bei truccioli, non è polverina, quindi vuol dire che il materiale è stato tagliato e non grattato, è importantissimo anche quello, per la vitalità dell'utensile. Vediamo che direi che sia perfetto, direi. Praticamente in un paio di minuti abbiamo fatto una sede su un manicotto di 40, di 6, quindi una bella, qui c'è anche la chiavetta. Direi che sia perfetta. Non c'è ombra di dubbio che sia perfetta, senza gioco, senza... Questa è la prova del 9. È perfettissima. Direi che mi ha fatto un ottimo lavoro. La stracciatrice funziona che è una meraviglia. Magari cambiando trappola, mettendo un trappola più potente, si può anche essere certi che punta meno, diciamo, ma ad ogni modo lavora bene. Adesso che abbiamo tolto dal mandrino il pezzo lavorato, si potrebbe vedere molto meglio la gola della chiavetta, che mi sembra veramente perfetta, da una parte che dall'altra naturalmente. E qui c'è la sua chiavetta che va sia di qua che di là, è uguale praticamente. Mettiamo bella contro perché è precisissima. È talmente precisa che naturalmente non scende da sola, è precisa al centesimo. E praticamente in un tubo di 30 abbiamo fatto 33,4 da una parte e 33,4 anche qui dall'altra parte. Siamo praticamente perfetti, siamo. In un paio di minuti abbiamo fatto una chiavetta a livello professionale in un manicotto di ferro e sono molto contento. E buona stracciatrice a tutti.